Ciao esploratori della storia, benvenuti o bentornati sul portale di storia, il canale dove riapriamo i cassetti della memoria per riscoprire gli eventi che hanno plasmato il nostro presente. Se anche voi amate i racconti che uniscono suspense, emozione e riflessione, iscrivetevi subito e attivate la campanella. Ogni settimana pubblichiamo nuove narrazioni esclusive che non trovate altrove. Oggi vi porto fra le gole vertiginose del Wyoming, dove il 9 ottobre 1963 una gigantesca frana scatenò un'onda d'acqua alta quasi 250 metri, cancellando interi paesi in meno di 5 minuti. Un disastro spesso citato come la catastrofe annunciata. Ma cosa accadde davvero? Chi sapeva? E perché nessuno fermò il conto alla rovescia? Restate con me fino alla fine. Il Wyoming è più di un incidente, è un monito eterno sul prezzo dell'avidità e dell'illusione di onnipotenza. A cavallo tra gli anni 40 e 50, l'Italia vive il proprio miracolo economico. L'energia idroelettrica vuole dire sviluppo, denaro, prestigio. La SADE, Società Adriatica di Elettricità, individua la valle del torrente Vajont, nel Bellunese, come luogo ideale per una diga da primato, 261 metri di altezza, allora la più alta del mondo. Un miracolo di ingegneria annunciato come simbolo del progresso nazionale. Dietro la retorica, però, si nasconde una verità geologica inquietante. Il monte Toc, la parete che avrebbe dovuto sorreggere il bacino, ha strati di calcare inclinati come lame di coltello, lubrificati da argilla. Toc, in dialetto friulano, vuol dire marcio, un presagio che sembra uscito da una tragedia greca. Già durante gli scavi di fondazione 1957-1959 si registrano frane minori, fenditure che si allargano, sorgenti che cambiano portata. Nel 1960 un distacco di 700.000 metri cubi di roccia precipita nel bacino di prova causando un'onda di 10 metri. Gli ingegneri rassicurano l'opinione pubblica. È tutto sotto controllo. Intanto i tecnici SADE installano strumentazioni di monitoraggio, ma i dati restano segreti. Gli abitanti di Erto, Casso e Longarone sentono il monte scricchiolare sotto i loro piedi. Chi protesta viene bollato come nemico del progresso. Nel maggio 63 la gestione passa da SADE all'Enel, da poco nazionalizzata. Il serbatoio viene gradualmente innalzato fino a 710 metri sul livello del mare. Durante l'estate le crepe sul monte Toc accelerano 6, 8, perfino 30 cm al giorno. I geologi interni, tra cui Edoardo Semenza, figlio del progettista della diga, lanciano l'allarme. Occorre svuotare drasticamente il lago. Ma svuotare significa rinunciare al reddito di punta dell'impianto e non si può. Si decide un compromesso, abbassare il livello di qualche metro e soprattutto attendere l'inverno quando le rocce, pensano, saranno più stabili. Nessuno immagina che la natura non aspetta. Era il 9 ottobre 63, alle 22:39 si sente un crepitio, poi un rumbo che ricorda un aereo a bassa quota. In 45 secondi, 260 milioni di metri cubi di roccia, l'intera parete nord del monte Toc, scivolano nel bacino alla velocità di 110 km all'ora. La diga, costruita a doppio arco, regge come una muraglia indeformabile, ma diventa una sponda da trampolino. L'acqua si impenna, supera il coronamento di 150 metri, si lancia nella valle del Piave e investe Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faè. L'onda viaggia nel buio a 90 km all'ora. Longarone viene rasa al suolo. Lampioni e linee telefoniche collassano. La gente non capisce, non vede, non ha il tempo di scappare.
Alle 22:45 il silenzio di una montagna di fango annichilisce tutto. 1910 vittime secondo il conteggio ufficiale, fra loro oltre 400 bambini. La centrale elettrica a valle sopravvissuta è uno dei pochi fari di luce tra le macerie. I primi soccorritori, alpini, carabinieri, volontari, arrivano in un paesaggio lunare. Scavano a mani nude. Le autorità parlano di evento imprevedibile, ma i sopravvissuti ricordano gli avvisi ignorati, le crepe transennate con timide palizzate. I giornalisti arrivano all'alba, le prime foto pubblicate sul Gazzettino e l'Europeo. Tremano per il panico di chi scattava. La domanda che tutti sussurrano diventerà un urlo nei tribunali. Perché? Nel 1968 si apre il procedimento penale all'Aquila. Gli imputati sono dirigenti SADE ed Enel, geologi, tecnici, funzionari ministeriali. L'accusa? Disastro colposo plurimo e omicidio colposo. Le perizie dimostrano che l'evento era previsto nelle valutazioni interne. Perfino l'altezza dell'onda, stimata fino a 250 metri, coincide con ciò che successe. Si dimostra che abbassando il livello del lago sotto i 700 metri, il distacco avrebbe comunque prodotto un'onda, ma non abbastanza per superare la diga. Nel 1971 arrivano le condanne, da 3 a 6 anni di reclusione, ma quasi tutte coperte da amnistia. I familiari delle vittime ottengono risarcimenti medi di poche decine di milioni di lire, spesso anni dopo. La frustrazione alimenta un senso di ingiustizia che ancora oggi brucia. Purtroppo, quando ci sono troppi interessi e troppe persone coinvolte, la giustizia non riesce a fare il suo corso e ancora una volta l'impunità trionfa. Oggi la diga è ancora lì, monumentale, fredda, con le sirene di sicurezza che vengono testate regolarmente solo per i visitatori. Un sentiero del ricordo porta sul ciglio della frana. Una passerella sospesa consente di vedere l'enorme cicatrice del Monte Toc. A Longarone, un museo multimediale ricostruisce, con testimonianze audio e foto proiettate su macerie autentiche, gli ultimi minuti prima dell'onda. Ogni 9 ottobre i rintocchi della campana in bronzo fuso con i detriti della frana chiamano a raccolta superstiti, scuole, autorità, e ogni anno torniamo a chiederci qual è il confine fra progresso e eccesso di fiducia. Il Vajont segnò una svolta. A metà anni 70 nacquero le prime leggi sulla valutazione di impatto ambientale in Italia. I protocolli di protezione civile furono riformati inserendo le popolazioni nei piani di evacuazione. Nacque la figura del geologo di cantiere, ma soprattutto cambiò la percezione pubblica. La montagna non era più solo un gigante silenzioso da domare, bensì un organismo vivo da comprendere e rispettare. Il film Vajont, la diga del disonore, è un dramma storico del 2001 diretto da Renzo Martinelli. La pellicola si propone di raccontare non solo la catastrofe in sé, ma anche il lungo processo di negligenze, pressioni economiche e silenzi che la precedettero. Abbiamo percorso insieme l'intera parabola di questa tragedia. L'ambizione, gli avvertimenti ignorati, l'istante fatale e le sue cicatrici che ancora dettano legge. Se siete arrivati fin qui, grazie per aver onorato la memoria delle vittime con la vostra attenzione. Adesso passo la voce a voi. Credete che nel 2025 potremmo ancora cadere negli stessi errori di presunzione tecnologica? Quali lezioni del Vajont dobbiamo tenere vive mentre costruiamo centrali, dighe e mega città del futuro? Scrivetelo nei commenti, le vostre riflessioni possono illuminare nuove coscienze. E se questo racconto vi ha colpito, lasciate un like, condividete il video e iscrivetevi a Il Portale di Storia.
Insieme continueremo a far vibrare il passato per dare eco al presente.